Buongiorno, grazie, soprattutto grazie per l'introduzione, grazie Sara, grazie Jan-Christophe e grazie al Circolo del Design per questa opportunità. E devo ringraziare anche tutti i coautori di questo progetto, ma li nominerò durante la mia presentazione, non i nomi direttamente, ma almeno quanti sono. Allora, intelligenza artificiale in ambito museale, o AI for Muse, come la chiamiamo internamente, che è un po' più corto, riusciamo a metterlo nei tag, o Artificial Intelligence con il giochino sulla parola art all'inizio delle prime tre lettere. Allora, come è stato detto, noi stiamo lavorando all'intelligenza artificiale in ambito museale grazie a un bando della Compagnia di San Paolo, bando intelligenza artificiale uomo e società, e il gruppo che ha vinto questo bando è composto da 2 dipartimenti dell'Università di Torino, ESOMAS e Management, 2 dipartimenti del Politecnico, DAD e Darwin, un certo numero di musei di Torino, la Reggia di Venaria, la Fondazione Palazzo Madama, la GAM, il MAO, il MAUTO, il Museo dell'Automobile, il Museo del Cinema, la Pinacoteca Agnelli. Allora, tutti questi musei insieme fanno circa il 70% dei visitatori a Torino, quindi più che una grossa fetta, direi che è quasi la torta per intero. A tutto questo si sommano altri partner locali che sono l'Associazione Abbonamento Musei, l'Osservatorio Culturale del Piemonte, il Big Data Analysis Lab del Comune di Torino, perché sicuramente parliamo di una quantità di dati grossa e quindi abbiamo bisogno di supporto nell'ambito Big Data, e dei consulenti esterni fondamentali, Synestesia e Gericom, che aiutano e ci aiuteranno a costruire qualcosa che sia realmente fruibile dalle persone, utilizzabile, non soltanto un progetto, diciamo, di ricerca. Quindi è un progetto che riguarda sicuramente molte persone, che ruota attorno ai musei. È un progetto che va avanti per molto tempo, perché abbiamo 24 mesi in cui riuscire a fare qualcosa, per cui abbiamo ottenuto molti soldi, perché la Compagnia di San Paolo alla fine ci ha dato circa 1 milione di euro, e quindi in totale vogliamo fare molte cose. Queste sono 4 slide che ho rubato dalla presentazione di Mastrobuoni all'inizio del progetto. Mastrobuoni è il principal investigator dell'Università di Torino, e si vede che l'obiettivo del progetto spazia gli spazi, appunto, infatti abbiamo gli architetti, politiche di prezzi, a eventuali altri sistemi. Il tutto, in qualche modo, tenuto insieme da tecniche che sono ascrivibili a quella che è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, ma non devo dirvelo, è una specie di termine estremamente ampio, un termine ombrello che racchiude sotto di sé diverse cose. Fra l'altro sono particolarmente contento che la Compagnia di San Paolo abbia deciso di parlare di intelligenza artificiale e non di altri termini più di moda come deep learning, ma abbia scelto il termine, diciamo, più generale come ambito del bando. All'interno di tutte le cose che vogliamo fare, un po' per il tempo che ho a disposizione, un po' anche per le mie competenze, io vi parlo soltanto di le cose che sono iniziate e le cose che riguardano più strettamente me. Io sono un professore al Politecnico di Torino, insegno cose come computational intelligence o mimetic learning. Credo che il titolo sia stato creato per gettare confusione nei dottorandi, però quindi non sto parlando di tutto il progetto, non sto parlando di tutto quello che noi facciamo, sto soltanto parlando di alcune cose specifiche. Allora, un primo argomento su cui ci siamo orientati è l'idea di poter dare dei suggerimenti ai potenziali visitatori, cercandoli di spostare da un museo a un altro museo, suggerendogli eventuali cose. Allora, i sistemi di raccomandazioni, recommender system, sono un qualcosa che esiste, che è estremamente efficiente e estremamente utilizzata. Tendenzialmente funziona meglio di quanto le persone non possano avere la sensazione quando li usano, perché bisogna ricordarsi che quando Amazon
ci suggerisce qualcosa, sta facendo i suoi interessi, non i nostri, quindi in realtà questi sistemi funzionano decisamente bene. La maggior parte di quello che si trova, diciamo, in letteratura sono dei sistemi basati su filtri, per cui io cerco di vedere che cosa piace a utenti che sono potenzialmente simili a me o sistemi più o meno simili, più o meno complessi. Quello che noi vogliamo fare in realtà è, ovviamente vogliamo utilizzare quello che è già stato inventato e quello che è disponibile, ma quello che noi cerchiamo di fare è in realtà qualcosina di più. Noi vorremmo riuscire a rappresentare tutte le varie opere d'arte all'interno di uno spazio che abbia una qualche forma di semantica, in qualche modo uno spazio che sia comprensibile o che sia compreso più che comprensibile, che sia stato compreso da un meccanismo automatico. E noi vorremmo essere in grado di dare ai visitatori dei suggerimenti che non sono semplicemente a quelli come te solitamente piace anche questo, ma sono il tipo di suggerimenti che un amico critico dell'arte potrebbe dare. Quindi un amico che ha conoscenza di che cosa sta parlando, quindi ha conoscenza della materia e in qualche modo ha conoscenza anche dei nostri gusti. Un esempio potrebbe essere, allora se io parto da una natura morta di Cotán, probabilmente tutti i sistemi di raccomandazione mi potrebbero dire che le nature morte di Caravaggio dovrebbero piacermi allo stesso modo. Quello che noi vorremmo fare è un sistema che è capace di, ad esempio, sapendo che io ho anche altri interessi, indirizzarmi in un qualcosa di completamente diverso, che magari non è neanche un quadro, potrebbe essere il Museo della Frutta di Torino, perché i miei interessi comunque sono legati a questo. E questo di nuovo, io al Museo della Frutta potrei arrivare anche, se volessi, partendo da Caravaggio, perché tutto sommato posso vedere che c'è un qualche collegamento. Però sempre partendo dalla mia natura morta, se io magari fossi, e il sistema venisse a sapere che sono anche interessato di metafisica, potrebbe indicarmi, potrebbe suggerirmi delle mostre, potrebbe suggerirmi dei quadri che con il Museo della Frutta non hanno così tanti collegamenti. E allo stesso modo, se il sistema è a conoscenza della mia passione per quella specifica natura morta e di un mio interesse più legato alla natura, potrebbe indirizzarmi magari in una direzione completamente diversa. Quindi l'obiettivo è un sistema di raccomandazione che non si basa semplicemente su quello che piace agli altri o quello che piace alla maggioranza delle persone che sono simili a me, ma in qualche modo capisce di che cosa sta parlando e mi dà dei suggerimenti intelligenti in base a che cosa sta all'argomento di quello di cui stiamo parlando. Altro argomento di cui sicuramente abbiamo iniziato ad occuparci. Ricordate che il progetto è partito relativamente da poco, perché il bando era dello scorso anno, poi fra una questione e l'altra abbiamo iniziato soltanto i primi mesi del 2021. L'università ha i suoi tempi burocratici per riuscire ad assumere persone e farle partire a lavorare, quindi in qualche modo non è tantissimo tempo che siamo riusciti realmente a partire. Comunque un altro argomento di cui ci vogliamo e ci stiamo occupando è ad esempio il flusso dei visitatori. Altro argomento di cui esiste in letteratura un qualsiasi numero di informazioni, serie temporali ad esempio. E anche qui però è chiaro che tutto quello che esiste vorremmo riuscire a utilizzarlo, però vorremmo provare a fare anche qualcosa di nuovo più, fra virgolette, intelligente, per cui ad esempio ci sono una serie di eventi che influenzano i nostri flussi, ad esempio il tempo, per essere più esatti le previsioni del tempo. Se io so le previsioni del tempo, probabilmente io riesco a sapere qualcosa in più o in meglio rispetto a che cosa succederà. Oppure eventi particolari, eventi specifici, se c'è la finale di un qualche campionato, diciamo che il numero di gente che va al museo potrebbe essere meno del solito. E tutti questi dati possono esistere, possono non esistere, possono esserci o non esserci, è una situazione assolutamente, diciamo, abbastanza aleatoria, per cui quello verso cui ci siamo mossi è un
Quello che stiamo costruendo è un sistema ad agenti, di nuovo argomento classico nella computational intelligence e nell'artificial intelligence. Quindi un sistema con una serie di agenti che sono capaci di fare previsioni, in cui alcuni agenti sono dei normali, sono semplicemente basati su serie numeriche, altri agenti magari semplicemente guardano le previsioni del tempo. Alcuni agenti potrebbero funzionare, altri agenti potrebbero non funzionare perché non hanno i dati, o funzionare ma non avere dei dati affidabili e quindi fornire previsioni che sono poco affidabili. E poi è soltanto alla fine, mettendo insieme tutti questi agenti che in qualche modo comunicano fra di loro, che noi riusciamo a fornire una qualche previsione dei nostri flussi di visitatori. E questo è più o meno i due argomenti principali su cui ci stiamo muovendo. Volendo fare una specie di conclusione, se si può fare una conclusione parlando 10 minuti, parlare di intelligenza artificiale in ambito museale è un po' come parlare di neon in ambito museale, nel senso l'intelligenza artificiale si può usare veramente in ogni possibile modo. L'intelligenza artificiale è uno strumento e io posso utilizzarla dalle casse al fare entrare i visitatori nelle sale, a decidere come sistemare i quadri. L'utilizzo è assolutamente come si può usare un neon in ogni possibile modo. Lo posso usare per illuminare le sale, lo posso illuminare quando costruisco le sale, eccetera. Però, esattamente come il neon può essere anche dentro la sala e può essere un oggetto visto dentro la sala, e allo stesso modo alcune delle persone che lavorano con me sono, oltre ad essere fuori e fare il neon che illumina, sono in questo momento dentro i musei e stanno esponendo i loro lavori. Infatti una ragazza che lavora con me mi ha detto che in una settimana ne è riuscita a fare particolarmente poco perché sta esponendo in Austria un suo lavoro, quindi unicamente mi fa piacere citarla qui. Questo è più o meno tutto. Il tempo è poco, se volete farmi domande io rimango qui durante la giornata, se no potete cercarmi, Google mi conosce, quindi mettendo il mio cognome fra i primi risultati sono io di solito, se no Squillero su Telegram, oppure come facevamo negli anni '80 potete mandarmi un'email squillero@polito.it e rispondo. Questo è tutto.